Buongiorno amici del canale, un altro video per farvi scoprire uno dei nuovi colori Magic Paint, Beautiful. L'ho chiamato Beautiful non a caso, ma perché è uno di quei colori estremamente vezzosi e femminili che ti fa subito venire voglia di colorarci qualcosa di estremamente delicato, leggero, soffice, femminile. E avevo questi due comodini molto carucci con una forma sinuosa che voglio colorare, voglio dare un tocco di leggerezza e femminilità, ma anche un po' di modernità, perché non è solo vintage, non è solo shabby Magic Paint. Con Magic puoi reinterpretare qualsiasi stile, anche il più contemporaneo. Partiamo. I comodini da fare sono ovviamente due e parto dalla parte superiore. Ho la fortuna di avere ancora i vetri originali integri, non sono né sbeccati, né rovinati, né crepati, quindi questa è una vera fortuna. Capiterà sempre che il colore dei vetri non mi piaccia. Perché? Perché magari è un colore molto jet, anni 70, perché è rovinato, spesso va sotto dell'acqua e si deteriorano per sempre. Perché capita questa cosa? Ve la spiego. Perché spesso sono proprio, diciamo, resi colorati con delle vernici apposite. A volte invece, come in questo caso, viene stesa sì una vernice ma protetta con una carta. E che succede se l'acqua va sotto, come in questi casi per esempio, che assorbe, deteriora e quindi macchierà anche la parte che poi ha vista. Ora noi per togliere via il colore useremo lo sverniciatore, sì, ma prima inumidiremo la carta con acqua calda e sapone e quando sarà a posto toglieremo via tutta la parte cartacea, da una parte e dall'altra, da entrambi i vetri. Dopodiché sverniciamo. Mi sono preparato un bel secchio con dentro dell'acqua calda e un po' di sapone classico, anche quello dei piatti. Una bella spugna grossa e metto acqua. Proprio riempio bene perché la carta del comodino deve assorbirla per diventare morbida e per poi alzarsi. Ma guardate, beve tantissimo, quindi sono sicura che tra pochi istanti sarà già più facile eliminare la carta. Uno e due. Perché sapone? Perché il sapone aiuta ad eliminare degli strati di colla eventuale e quindi guardate, io passo la spugna e la carta se la beve subito, quindi non mettete lo sverniciatore su questo strato, non serve, lo mettiamo poi dopo. Abbondiamo anche di qua, lasciamo agire qualche istante, qualche minuto e poi togliamo. Vi dico anche quanti minuti ho lasciato passare. Sono passati circa 10 minuti. Ora con il mio geppetto vado da un lato e inizio a togliere via la carta. Fate piano, non bisogna graffiare il vetro. Ricordate una cosa, più lasciate l'acqua, più lasciate la superficie umida e meno fatica fate. Vedete come viene via? Qui è rimasta ora la base, che sicuramente è colore, quello che ha tinto il vetro, che adesso io toglierò con lo sverniciatore, ma prima continuo col mio geppetto. Possiamo anche togliere il primo strato di carta, in questo modo, vedete? E se non viene benissimo, se ne rimette un goccino e si va sotto. Più togliete bene la carta, più poi lo strato con lo sverniciatore verrà via ancora meglio.
Mi raccomando, anche se vedete che questa parte di pellicola va via, non insistete troppo con il raschietto perché rischiate veramente di fare dei graffi sul vetro e poi è rovinato per sempre. Quindi ora ho tolta la carta, risparmiando il prodotto, e adesso con un pennello vecchio spalmo lo sverniciatore sul vetro, sui vetri. Ricordate sempre che lo sverniciatore va steso abbastanza abbondante, quindi non troppo sottile, e in modo omogeneo. Ovviamente non si va al sole e non si va dove piove e non si va in mezzo all'aria. Deve avere una temperatura molto molto costante. Se siete in estate e per caso fa molto caldo, ricordate di farlo in un luogo comunque relativamente aerato, ventilato, ok, ma coprendo con un pezzo di plastica in modo che non secchi troppo. E voilà, uno. Vedete che qua sta già asciugando la pennellata. Che cosa vuol dire? Che se lo sta assorbendo e qua in certi punti si sta già alzando, perché vuol dire che lo sverniciatore fa già effetto. Sono passati circa 20 minuti e lo sverniciatore ha fatto effetto in un modo bellissimo, guardate. Guardate come si toglie via la poltiglia di color oro. È proprio una polvere di pigmenti oro che si fissa sulla superficie, guardate. Quindi questa è la parte della vernice. E questa invece è la parte ancora del pulviscolo dorato che verrà via col sapone. Meraviglia. Qua c'era ancora un po' di scotch e via. E voilà. Ora vedete che si vede già sotto. Se io dovessi sollecitare ancora con la mia spatola, tolgo via del tutto l'oro e quindi ho già la superficie sottostante. Guardate qui. Lui verrà via semplicemente con acqua e sapone. Togliamo via anche dall'altro vetro. Vedete come viene via tutto? Guardate questa patina che voi vedete qui che si sta scollando. Questa è proprio parte di vernice. Acqua, spugna, un po' di ammoniaca nell'acqua ho messo. E passo semplicemente, guardate, la spugna sul vetro. Guardate qui. Gli ultimi rigoli di oro dal vetro vanno via con molta facilità, così possiamo lavare benissimo il nostro vetro e farci quello che vogliamo. Togliamo tutta la ferraglia, la ferramenta, e la mettiamo come al solito nel barattolo con aceto e sale per togliere innanzitutto l'ossidazione, per dare luminosità, e poi dopo vedrete che lavandole con una spugnettina con sapone delicato diventano veramente luminosissime. Pinze e si svita tutto. Attenzione, se potete, a volte sono già allentate, sia le quadrature che chiudono le vecchie viti che le rondelle, quindi attenzione a non spanarle e poi premete delicatamente. È normale trovare questo sotto la maniglia, è ossidazione, il ferro che cola negli anni, può succedere, quindi non vi preoccupate. Le maniglie torneranno come nuove e il legno basta lavarlo leggermente con ava. Piedini, premo delicatamente per far sì che si allenti leggermente il chiodino e poi tirando tolgo i vecchi chiodi. Non sono sicura di riuscire a utilizzarli di nuovo, alcuni sono perfetti, alcuni sono molto
arrugginiti. Sono arrugginiti perché ovviamente restando a terra hanno preso molto di più l'umidità, quindi se si fa un lavoro del genere magari è meglio trovare dei chiodi uguali, nuovi, sani e non arrugginiti. E l'ultimo chiodino anche di qua. È tutto qui. Sale, ne metto 3 cucchiai. E aceto a coprire. Aceto qualsiasi, quello che avete in casa. Deve solo essere tutto coperto. Vi consiglio, se avete voglia, di metterlo in un barattolo di vetro come questo, di quelli col tappo. Poi lo conservate a parte, ci scrivete sopra aceto e sale per i pomelli, così non lo sprecate, tanto l'aceto non va mai a male. Quindi al prossimo comodino avrete già aceto e sale fatto. Li mettete dentro e non sprecate. La reazione che hanno le maniglie con l'aceto e sale è veramente immediata, guardate. È solo pochi secondi, eppure esce già fuori la percentuale di rame all'interno, la percentuale più rosa, più dorata rosa, ed è bellissimo. Quindi figuriamoci fra un'oretta e mezza, 2 come sarà. A posto, a riposare. Ho deciso di alleggerire la superficie di questo bellissimo comodino utilizzando uno degli stencil nuovi Magic Paint. Lui si chiama Déco ed è veramente bello. Bello, bello, bello. È un ventaglio molto raffinato, ma guardate quanti ce ne sono di nuovi. Formato A4, più piccolino, mentre lui è più grandino, A3. Lui è stupendo, senza bordi. Fantastico, è un velluto leggerissimo. Moderno, modernissimo, perfetto per effetti molto, molto, molto di tendenza. E guardate che bello, sempre solido, sicuro. E l'ultimo, una nostra novità, uno stencil veramente pazzesco. Uno stencil da capire, ma una volta che l'avete capito non lo mollate più. Riposizionabile solo in questo senso. Colorate il vostro mobile col colore che vi piace, dopodiché apponete lo stencil al fondo, sulla base per esempio, e colorate di nuovo il mobile. Avrete una sfumatura di questo colore che partirà dal più grande chicco, fiocco, arrivare alla parte dove ci sarà meno stencil. Una sfumatura meravigliosa fatta con un semplicissimo stencil, ma questo è un altro video. Ho scelto di usare lui perché secondo me si lega benissimo al tipo di stile. Anche il suo fregettino che ha qui è molto simile alla forma del mio piccolo ventaglio. La gammina ha appunto questo piccolo fregettino che secondo me è leggero, delicato, non impegnativo, ma sta benissimo con questa aggiunta. Ora, per far sì che sia fattibile e facile utilizzarlo, bisogna usare un po' di astuzia. Quindi lo centro da questo lato e farò uno stencil per ogni pannello del comodino. 1, 2, 3 e 4 con l'altro lato. Lo centro per bene. Fortunatamente in fondo abbiamo fatto un bellissimo bordo che è uguale sia a destra che a sinistra e partirò appoggiando lo stencil proprio al legno. Dopodiché in altezza vedo fin dove arrivo con lo stencil ben appoggiato, quindi fino a questo livello, e i punti in cui non devo fare lo stencil li copro prima con nastro carta. In questo modo non rischio sbavature e verrà perfetto, studiato apposta per il mio mobile. 1 e 2. In questo modo sono sicura di non sbavare e di non rovinare il disegno. Sapete che come al solito quando devo fare lavori di precisione chiamo Emma a aiutarmi. Ciao! Aiutami a tenere fermo lo stencil perché questa superficie tonda è insidiosa. Allora mettiamo 2 pezzettini di nastro carta in più in modo che lo stencil sia bello fermo, non si muova, ma soprattutto mi riesca a far fare la curvatura tranquillamente. O qui. Ok?
anche qui, da questa parte è bello piatto, bisogna essere sicuri che sia piatto più che altro per evitare che quando passiamo la spatolina poi si alzi. Prendo un po' di pasta materica e la metto sulla mia bellissima spatolina Cenerentola, una spatolina eccezionale per fare degli stencil belli precisi, e vado. Stencil belli, precisi, ma soprattutto a una bella altezza. Sì, perché l'altezza dello stencil materico sapete che è importante, soprattutto quando si fanno lavorazioni come quella di oggi, dove non vado a fare un effetto visibile. Un bel disegno come quello di oggi che deve essere preciso, ma soprattutto leggermente alto, col livello un pochettino più alto, perché la tecnica di oggi ci richiede proprio l'altezza, in quanto andremo solamente a ricolorare sopra. Il disegno si deve vedere bene. È importante quando si fanno questi stencil materici su superfici non piane, quindi non dritte, essere sicuri di passare dove c'è lo stencil una volta. Sappiate che se ci passate già una seconda volta avete buone probabilità di sbavare, quindi ripassate solo se siete sicuri di non sbavare. Togliamo e vediamo come è venuto. E voilà! Questo effetto a ventaglio è molto elegante. Vediamo come viene sul resto. Abbiamo tolto le porte per comodità, per fare meglio questo stencil, visto che già la forma non è una delle più semplici. Però lo stencil in questo caso, per la larghezza della porticina, è un po' troppo largo. Quindi tolgo un ennesimo ventaglietto, questo qui, in modo da centrare bene il mio stencil e non avere problemi. Questa volta metto un po' di pasta qui. Ultimi micro ritocchi, soprattutto qui per livellare un pochino i punti in cui sono stata un pochettino più tirchia con la pasta. E ora e voilà! Ricordate che se qualche piccolo punto vi dovesse venire leggermente sbavato, oggi non si vedrà, perché comunque coloreremo poi dopo con il colore e quindi sarà uno stencil materico tono su tono. I miei stencil sono belli asciutti e ora finalmente si colora. Rimarrete stupiti da quanto è coprente questo colore, perché il Beautiful secondo me è veramente un colore talmente bello, profondo e pigmentato che è pazzesco. Consiglio mio, usatelo puro, non lo diluite, in modo che farete una mano e qualche ritocco, perché se lo stendete bene vi assicuro che una mano con qualche piccolo ritocco basta e avanza. Guardate, per prima io faccio il dentro perché lo voglio colorare anche dentro, altrimenti poi rischio di sporcarmi le braccia mentre faccio il fuori. Ha una coprenza che è eccezionale,
Guardate. Guardate una passata cosa combina già. Sapete che io dico sempre di non colorare l'interno, soprattutto quando c'è il legno massello, ma in questo caso dentro ho un legno non massello, bruttino, e quindi coloro molto molto volentieri. Sarà un valore aggiunto avere anche l'interno colorato. Guardate che coprenza spettacolare anche sul piano, che ha colori differenti, incisioni, guardate. Sempre pura, anche se il legno qua è grezzo, e guardate anche una sorta di autolivellamento nei punti in cui ci sono un po' di buchetti. Spettacolo. Al liscio la superficie, e guardate qua. È fantastica la coprenza, rende la superficie veramente perfetta perché elimina anche i difetti, guardate. E quindi un legno che è poco nobile diventa veramente pazzesco con una passata. Seconda mano, sempre pura, e sarà proprio solo un ritocco. Creiamo una tonalità diversa per fare lo stencil sopra, stencil classico, solo usando pittura. E vogliamo utilizzare lo stesso colore, quindi il Beautiful, mettendo un po' di Delice per alleggerire la tonalità. Mi aiuti? Sì. Non ne serve moltissimo. No, deve solo sembrare un pelino più chiaro. Esatto. Per non far pasticci, 2 cucchiaini. Metto ancora? Sì, mettere ancora un pochino. Si deve vedere, ma non deve essere troppo prorompente. Però, secondo me, ancora un po'. Sì, ancora un cucchiaio. Quindi 2 cucchiaini o un cucchiaino?
Ancora uno, fidati. Se no non si vede. Ho messo lo stencil al bordo dietro e lo faccio andare fino al fondo a perdita, anche qui con il ventaglino fino al bordo. È bellissima la forma di questo comodino, sagomata, e bisogna fare uno stencil che lo esalti. Guardiamo come viene? Molto molto fine. Ti piace? Molto. Anche a me. Mi sono accorta, riposizionando lo stencil, che mi piace di più senza bordo dietro. Quindi quando ho riposizionato ho spostato lo stencil un pelino indietro ed è perfetto. Quindi ricordate, siete sempre in tempo a tornare indietro e modificare. Adesso noi finiamo e poi quando abbiamo finito di riposizionare veniamo qui e facciamo ancora questo bordino e 2 pezzettini mancanti. E voilà! Bello, bello, bello preciso. Ultima sovrapposizione e poi ritocchiamo di là. È arrivato il momento di mettere tutta la ferramenta. Le maniglie sono bellissime. Emma mi ha aiutato e le abbiamo lavate con il solito metodo. Una spugna per i piatti e un po' di sapone neutro. Spesso usiamo anche il sapone di Marsiglia, proprio il panetto, quello che si usa per lavare i vestiti. Sono belle luminose e guardate come stanno bene al loro posto. Sono nate per star qui e devono continuare a star qui. Avvitiamo bene i suoi bulloncini originali, prima a mano e poi diamo una giratina usando una bella pinza. È meglio non colorare, se si può, la parte con i dadi, perché in caso mai dovessero essere poi di nuovo aperti, spostati e tolti, non si rovinano. Ma se non vi piacciono li colorate, non capita nulla. Ed è ora di rimettere i suoi tacchettini, anche loro puliti, sono bellissimi, luminosissimi. Dei piccoli chiodi, anche nuovi, se quelli vecchi sono arrugginiti. Se riuscite non fate dei nuovi buchi, usate i buchi vecchi con i nuovi chiodi. Un ultimo tocco che renderà questo colore spettacolare. Con un tocco di cera jasmine sarà veramente velluto. Guardate qui. Nel momento in cui vai a proteggerlo, sembra veramente una stoffa vellutata. Bellissimo. Bello, bello, bello. Passiamo anche sulla ferramenta, così evitiamo che per un po' di tempo si ossidi e rimane più a lungo bella luminosa. Bellissimo. Ovviamente lo faccio tutto anche dentro e venite un po' a vedere adesso sopra come diventa stupendo il colore una volta protetto. Bellissimo, è stato veramente azzeccato il colore che mi ha aiutato a creare Emma. Delicato, 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 raffinato quasi tono su tono, impercettibile. Ti piace, Emma, l'ultimo colore? Moltissimo. Quello del tuo stencil, perché è uno stencil che hai fatto tu. Dove andranno?
nella mia camera da letto. che è in fase di definizione, ma quando saranno a posto, perfetti, vicino al letto, con la parete fatta, ci farà un bellissimo post Assolutamente sul sì. gruppo I Love Magic Paint. Mi raccomando, andate a vederlo. Ora noi lo ambientiamo, ve lo facciamo vedere com'è carino in un ambiente bello e non sul cartone del laboratorio, e vi diamo tutte le foto dei dettagli, perché sapete che i dettagli veri e propri si vedono solo dalla foto e non dal video. Anche questo restyling è finito. Come promesso, vi faccio vedere come stanno in una camera da letto contemporanea. Le pareti sono fatte con Magic Wall Sunset Blue e come vedete è un colore molto caldo che si presta molto ad essere accogliente. E l'avreste mai detto che il Beautiful sta così bene su un blu? Questo abbinamento ve l'ho voluto far vedere per darvi modo di studiare nuovi abbinamenti, diciamo abbinamenti più contemporanei, più moderni. Buttatevi, non è detto che il rosa o il cipria stia bene solamente col chiaro. Adesso questi comodini però andranno via di qui, andranno in casa di Emma, che ha una casa molto più moderna della mia, e ci farà un bel post sul gruppo e ci farà vedere come stanno bene anche in casa sua. Mi raccomando, ditemi nei commenti se vi è piaciuto e se avete dei pezzi vecchi, non buttateli, date una seconda vita. Ciao!